Cosa c'entra un piccolo forte costruito nel 1860 alla periferia dell'impero austro-ungarico con la storia dell'Europa, dei suoi simboli e delle sue istituzioni? Lo scopriamo insieme a Luca, che da Forte Cadine ci riporta a prima della Grande Guerra, e con Denis, che ci spiega l'ABC per essere cittadini e cittadine d'Europa. Il Forte di Cadine è un simbolo della fortificazione del territorio trentino-tirolese. Ci ricorda le divisioni che sfoceranno in una terribile guerra europea e mondiale. La tagliata stradale del Bus de Vela fa parte delle prime opere realizzate dall'impero asburgico nel Tirolo meridionale a difesa dei nuovi confini dopo la formazione del Regno d'Italia. Nei decenni successivi la regione viene sempre più fortificata e militarizzata, anche se era un periodo di pace e buoni rapporti tra Italia e Impero Austro-Ungarico. Ricordiamo infatti che nel 1882 avevano firmato il patto della Triplice Alleanza assieme all'Impero tedesco. Quindi nuovi forti, costruiti con nuove tecnologie, sorvegliano punti strategici delle vallate trentine. Le città di Trento e Riva del Garda diventano delle città fortezze e in tutto il territorio, oltre ai forti, sono realizzate una serie di infrastrutture per scopo militare, come strade, caserme, stabilimenti, magazzini e ospedali. La presenza militare aumenta costantemente. Pensate che nel censimento della popolazione del 1910 oltre il 10% della popolazione della città di Trento è composta da soldati. È una lunga preparazione alla catastrofe destinata a cambiare il volto dell'Europa. Come sappiamo, l'Italia non entra in guerra nel 1914, ma dichiara la sua neutralità. Non si schiera in guerra a fianco agli imperi centrali e questo suona come un campanello d'allarme. I comandi militari austriaci accelerano i lavori di fortificazione perché hanno paura che l'Italia si schieri contro di loro. Nasce in poco tempo una linea trincerata quasi ininterrotta da utilizzare in caso di conflitto con il Regno d'Italia. Anche attorno a Trento viene predisposta una nuova massiccia fortificazione, in particolare sulle montagne che circondano la città. I vecchi forti ottocenteschi sono sostituiti da trincee, postazioni di cannoni nascosti nella roccia e costruzioni di calcestruzzo che circondano la città. Nel Tirolo meridionale, tra il 1861 e il 1915, sono costruiti circa 80 forti e oltre 300 chilometri di campi trincerati. Questo è quindi un territorio di confine fortemente segnato da esigenze e controllo militare, già prima dello scoppio della Grande Guerra. 1914-1918. Il primo conflitto su scala mondiale spacca l'Europa. 65 milioni di soldati si dividono tra le forze armate della Triplice Alleanza e della Triplice Intesa, che risulterà vincitrice. 1939-1945. Dopo 20 anni l'Europa torna sul campo di battaglia. Le forze dell'asse, trainate dall'esercito nazista, e le forze congiunte degli alleati, guidati da Stati Uniti e Unione Sovietica, si combattono nel conflitto più tragico che la storia ricordi. 1954. In Europa fallisce il tentativo, auspicato da De Gasperi, di creare una comunità di difesa e un esercito comune europei. È la Guerra Fredda. L'Europa è chiamata a una scelta di campo, l'alleanza militare della NATO, quota USA, o quella del patto di Varsavia, per chi sta con l'URSS. Vi faccio una domanda. Non è un po' strano pensare a un Trentino militarizzato come quello che ci ha appena descritto Luca? Eppure non serve neanche andare troppo in là con gli anni. Guardate queste immagini. Siamo a Passo Coe, sull'altopiano di Folgaria, in Trentino, e quelli che vedete sono missili Nike Hercule. Qui, agli inizi degli anni 60, è stata costruita una base segreta americana, oggi divenuta il museo di Base Tuono. Gli abitanti di Folgaria non lo sapevano, ma erano in prima linea nella guerra fredda. Quella guerra perennemente possibile, che ha caratterizzato le relazioni di Stati Uniti e Unione Sovietica fino alla caduta di quest'ultima nel 1991.
Ai tempi l'Europa era divisa a metà. Una parte stava coi sovietici nel patto di Varsavia, l'altra con gli americani nel patto militare della NATO. Ma come avrebbero partecipato i paesi dell'Europa occidentale a un'eventuale guerra? L'idea di un esercito unico europeo era stata avanzata agli inizi degli anni 50. Tra i suoi maggiori sostenitori c'era stato Alcide De Gasperi, ma poi il progetto non è mai stato approvato. Pensate, molto tempo dopo, ancora negli anni 70, si dice che il sottosegretario di Stato americano Henry Kissinger ironizzasse chiedendosi in caso di guerra che numero fare per chiamare l'Europa. Era una provocazione, chiaramente. Quel telefono non esisteva perché non esistevano semplicemente delle politiche comuni. E oggi? Torniamo all'Europa. Oggi non esiste un esercito unico europeo, ma gli stati dell'UE si sono impegnati a mettere in comune una parte delle proprie forze militari per svolgere assieme delle operazioni a nome dell'Unione Europea. Definire questi obiettivi e schierare le forze in campo è compito della PSDC, la politica di sicurezza e di difesa comune. Dal 2003 al 2019, pensate, l'Unione Europea ha diretto ben 35 missioni in tutto il mondo, di due tipi. Ci sono le operazioni militari, e sono esclusiva dei soldati, che intervengono negli scenari di guerra per riportare equilibrio o ripristinare la sicurezza. La prima risale al 2004 ed è stata battezzata Missione Althea, con l'intervento in Bosnia e Erzegovina. Poi sono arrivati il Mali, la Somalia e il Mediterraneo contro la pirateria. L'altro tipo di missioni sono le missioni civili e in questi casi i soldati sono aiutati da personale civile che proviene dagli Stati membri, come poliziotti o giudici che in vario modo collaborano alla ricostruzione, forniscono consulenze ai nuovi governi, ad esempio, o collaborano per il mantenimento della sicurezza. Ma chi gestisce tutto questo? La PSDC è parte integrante e qui vi beccate una sigla, della PESC, la Politica Europea di Sicurezza Comune. Al suo vertice troviamo una figura, scusate, fatemi leggere, troviamo l'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza. Insomma, capite perché in Europa ci piacciono le sigle, insomma. Comunque, tornando a noi, l'alto rappresentante in sostanza è il responsabile della politica estera dell'UE. Il primo è stato lo spagnolo Javier Solana, che i giornali chiamavano Mr. Europe. Voi invece forse avete sentito parlare di Federica Mogherini, che ha svolto questo incarico per 5 anni, fino al 2019. Si tratta di una figura molto importante, che oltretutto ha il compito di rappresentare l'Unione Europea sulla scena internazionale. Insomma, è la faccia che nel mondo la gente si immagina quando pensa chi è l'Europa. Ah, e a proposito, vi ricordate di Kissinger che voleva il numero per chiamare l'Europa? Ehi Harry, dai, riprovaci. Quella cornetta oggi probabilmente la tirerebbe su l'alto rappresentante, Mr. o Miss PESC. Il contributo che un'Europa organizzata e vitale può apportare alla civiltà è indispensabile per il mantenimento di relazioni pacifiche. Queste parole Robert Schuman le scrisse proprio in questa casa, situata in un piccolo comune della Lorena, e poi le pronunciò il 9 maggio 1950, segnando di fatto la nascita dell'Europa, a partire dal controllo congiunto della produzione del carbone e dell'acciaio. La casa Schuman, con la biblioteca, lo studio, il giardino piccolo ma davvero originale, è la tappa conclusiva del viaggio alla scoperta di alcuni dei 48 siti a cui è stato assegnato il marchio del patrimonio europeo. Questo luogo ci consegna un messaggio civile importante, quello di superare la politica del nemico, di cercare la via della cooperazione anche a fronte di innegabili divergenze culturali e di coltivare, nelle azioni più semplici e quotidiane, un interesse per la collettività.